Bentornati ragazzi, oggi siamo qua con un nuovo video. Volevo portarvi praticamente volevo farvi il confronto tra BMS C+ e BMS JK. Allora partiamo col dire che tutte e due praticamente sono sulla stessa fascia sullo stesso livello. A parer mio poi lì subentra un po' le preferenze. Io ci sono tante cose che preferisco del C+, tante cose che preferisco del JK e oggi appunto vi porterò la mia diretta esperienza. Allora ragazzi, partiamo subito con C+. A me del C++ mi piace tanto il fatto che ha 3 step di sicurezza. Abbiamo praticamente una sorta di limitazione sulla singola cella che entra dentro quando la cella tocca X voltaggio che noi andremo a calibrare nel nostro programma, e quindi questo già è il primo step. Secondo step è quando una cella raggiunge X voltaggio, lui stoppa tutto, chiude il MOSFET in carica, buonanotte. Il terzo è sul totale voltaggio del pacco, quindi è una tensione che noi andiamo a mettere, desiderata, che noi andiamo a mettere nel programma, andiamo a settarlo. Raggiunta questa tensione totale, che ricordo il C+ non deve mai raggiungere per chiudere la carica, ma deve raggiungere i singoli parametri, quindi mettiamo caso che per X motivo questi due parametri non si accendono, non lavorano, quei due parametri che abbiamo appena detto, subentra il terzo e mi chiude giù tutto, mi ferma, mi chiude il BMS, mi ferma completamente. Quindi abbiamo 3 step di sicurezza. Su JK questo non avviene. Su JK abbiamo un step di sicurezza e a me questa cosa non è che mi fa impazzire. Io ho provato anche a scrivere a Andy dell'Off-Grid Garage, come tutti ben conosciamo, lui è tra virgolette un pioniere di BMS, no? Comunque sia un punto, tra virgolette, un punto di riferimento. Ho provato a scrivere a lui dicendo, siccome lui è in contatto, come abbiamo visto tutti, è in contatto costante con JK, no? Con gli ingegneri della JK, ho provato a consigliargli di mettere dentro anche nel JK questa sicurezza, perché nella mia ignoranza basta soltanto aggiungere delle stringhe, no? delle righe dove noi possiamo andare a mettere dentro come C++. Prova a dirgli agli ingegneri JK di mettere dentro una sorta di sicurezza come fa il C++, no? Quindi sulla singola cella, sul totale delle celle, basta, no? Non ho mai avuto risposta, perché a me questa cosa del C++, ripeto, mi piace tanto. Mentre nel JK non c'è, quindi in JK c'è solo uno step di sicurezza. Veniamo sempre a C++. Del C++ io apprezzo che lui abbassa la carica a 10 A quando vogliamo noi, cioè nel senso, quando andiamo a impostare il nostro parametro desiderato. Quindi lui abbassa la carica a 10 A, poi pian piano ci chiuderà al 100% il pacco e buonanotte. Nel JK questo non accade. Nel JK praticamente funziona come un regolatore normale, un regolatore di carica tradizionale, no? Quindi noi quando andiamo a mettere dentro questa tensione, lui all'avvicinarsi di questa tensione, quindi la forchetta si riduce, lui va a diminuire la carica. Però ho notato che in molti casi, anche se poi le celle sono buone, quindi non succede niente, però gli entrano dentro una marea di ampere. Poi questa cosa, stando lì, comunque sia, raggiunge questa tensione, noi poi tramite un altro parametro del JK andiamo a decidere quanto deve stare in questa tensione, e poi una volta che sta per X tempo lui fa una sorta di floating. Questa cosa invece di una sorta di bulk e una sorta di floating anche col SOC, che poi ripeto è un interruttore che noi andiamo a abilitare e disabilitare nel JK, io questa cosa invece del JK l'apprezzo. Non apprezzo che diventa tutta sta corrente, però apprezzo che noi possiamo andare a decidere quanto tempo sta in una sorta di bulk e poi quando deve andare in floating. Io questa cosa del JK invece a me piace tanto. Una cosa che mi piace in più del C++ è che noi, una volta che raggiungiamo il 100%, c'è un ulteriore step di sicurezza, ovvero noi tramite un parametro, che vi ricordo di andare a vedere nei video passati che ho fatto, una sorta di parametro andiamo a decidere quando lui può andare a ricaricare il pacco, nel senso lui arriva al 100 e per abilitare di nuovo la carica, in questo caso di default deve arrivare al 96%, una volta che si scarica fino al 96 riapre il MOSFET in carica, la batteria può essere ricaricata. Questa cosa l'apprezzo perché è un ulteriore step di sicurezza, comunque sia un'ulteriore sicurezza, mentre nel JK non c'è questa cosa. Nel JK c'è una sorta di timer, quando viene toccato questo parametro comunque sia di fine carica, subentra un timer per X tempo voglio che tu non la carichi. Però secondo me non è una cosa che è gestita benissimo. Secondo me anche lì si potrebbe mettere una sorta di alta righetta, mettere che
come fa il C+, buonanotte. Il JK ha molti protocolli di comunicazione. Noi tramite la finestrella da app o da software computer andiamo ad aprire questa finestrella a tanti protocolli di comunicazione. In più ai contatti puliti a bordo, come avevo appena detto nel video scorso, mentre il C++ non ha queste cose, non ha nel contatto due contatti puliti a bordo e non ha nemmeno tantissimi protocolli come ce l'ha il JK, no? Poi in più questa funzione, poi magari in un futuro la testeremo del JK, è che lui in teoria, non è mai però stato testato, può comunicare con altri BMS tramite un'impostazione. Quindi, esempio, noi abbiamo un pacco con BMS C++, andiamo a comprare un pacco con BMS JK, possiamo farli coesistere, possiamo farli lavorare insieme tramite una finestrella del JK, un'impostazione del JK. Non l'ho mai testato, se ne è sempre parlato, però a tempo debito magari riuscirò a fare qualche video. Lato carica e scarica del BMS, tutte e due accettano una scarica di 200 A, mentre in carica, in questo caso il C++ a 100 si ferma, mentre il JK possiamo andare a settare a 200, quindi il rapporto è di 1 a 1. Questa cosa può essere vantaggiosa, però capiamo anche che secondo me è un po' utile come un po' inutile, perché se entrano 200 A in un pacco in carica, capirete anche voi che di solito di targa le celle si caricano a 0,3, 0,5 massimo, per caricarle comunque sia farle durare bene, e se buttiamo dentro 200 A in un pacco, o anche scarichiamo 200 A in un pacco, che poi lo stesso gioco vale anche in scarica, quindi secondo me è un po' un controsenso. Va bene per quanto riguarda che magari la componentistica è sovradimensionata, no? Magari, e quindi è ben dimensionata, e quindi va bene, però sinceramente io non andrei mai a mettere 200-200 e butto dentro o scarico tutto. Sinceramente, ok, va bene, da targa abbiamo questi dati, però ce ne facciamo ok. Lato packaging, come ci arriva BMS, tra virgolette, no? BMS C++ tradizionale arrivano con il tuo BMS, schermettino piccolo, mentre il JK arriva con il suo BMS normale, e poi lo schermo, c'è il modello con lo schermo da 4.3 pollici mi pare. Se ti devo dire la preferenza mia, ok, sì, JK va bene, schermo più grande, touch, diciamo che un pochettino più avanti su questo, quindi lo apprezzo un po' di più. Veniamo al lato adesso software, no? Allora, i due software più o meno, chi personalizzato in un modo, chi personalizzato nell'altro, quella funzione svolgono, nel senso noi lo apriamo, andiamo a settare i parametri, magari è un pochettino più semplice il JK sull'aggiornamento, mentre magari il C++ è un pochettino più macchinoso. Ma come ho detto nel recente video, se devo dire la mia, io preferirei che tramite l'applicazione noi andiamo a caricare il firmware, buonanotte, sia di uno che dell'altro. Quindi se devo esprimere la mia preferenza, magari preferisco un po' di più il programmino C++ come è fatto a computer, mentre per quanto riguarda l'applicazione preferisco di più il JK. Perché? Perché praticamente abbiamo già tutto lì, è molto intuitivo, anche se andiamo nell'altra pagina ci sono tutti gli interruttori che possiamo attivare e disattivare, mentre nel C++ sì, anche lì ci sono gli interruttori che possiamo attivare e disattivare, però è un po' più macchinosa, ogni tanto si blocca, non è tanto ottimizzata, no? Quindi è fatta un po', come si dice da me, un po' alla carlona, mentre con JK sembrerebbe molto più curata, soprattutto l'applicazione. E poi per quanto riguarda il Bluetooth è molto più potente quello del JK, quindi prende anche, ad esempio, io la casa su 2 piani, io vado su di sopra col JK, lo prendo tranquillamente, mentre col C++ no, C++ faccio 2 gradini, basta, già non prende più. Quindi il lato potenza Bluetooth secondo me è più efficiente il JK del C++. Ritornando al software, comunque sia appunto da programma da computer, se devo dire la mia però tipo è un po' sul software bar settaggio C++. Per quanto riguarda i bottoni che dicevo prima, quindi accendi e spegni interruttori, è molto più dettagliato il C++. Il C++ ha una miriade di sicurezze barra bottoni che io posso andare a accendere e spegnere a mio piacimento, mentre il JK è molto scarno su questo. Se noi andiamo a prendere sia da app che da software, noi abbiamo pochi interventi che possiamo andare a fare, mentre il C++ ce n'ha tanti di più, quindi questo anche su step di sicurezza è un'ulteriore, adesso vi ripeto, è un'ulteriore sicurezza. Ora ragazzi, io ho qua in mano i due BMS, questo vabbè è un 3.0 ma sostanzialmente dal 2.0 cambia veramente poco, e ho qua il JK. Io avendoli in mano tutte e due,
vi posso dire che lato costruttivo, no? Costruttivo più o meno si equivalgono, poi vabbè uno è più lungo, uno è più corto, lasciamo stare, ok? Cosa succede? Che il Seplos è molto scarno, nel senso, noi abbiamo questo, appunto la scheda, MOSFET, quant'altro, shunt. Questo è il raffreddamento, ok? Questa è la sua bella placca, che poi di solito c'è un pad termico da mettere anche per raffreddare ulteriormente, per non far scaldare superficie di contatto. Invece cosa hanno fatto quelli del JK? Quelli del JK hanno messo la scheda, ok, qua in mezzo, e l'hanno avvolta a sandwich con questo telaio. Su questo telaio noi troviamo i MOSFET da una parte e dall'altra. E sono stati, non so se riesco a farvelo vedere, sono stati messi dentro dei pad termici. Adesso mi prende dentro me, non mi prende lui. Sono stati messi dentro dei pad termici, quindi avvolta sandwich da dei pad termici. Allora, sostanzialmente tutte e due scaldano alla stessa maniera, nel senso chi ne più, chi ne meno, ma però se devo esprimere la mia preferenza su chi al tatto magari anche, no? Qualitativamente preferisco il JK, vi dico la verità. Però in fatto di reazione magari sarebbe anche un filo meglio questo, no? Il Seplos. Comunque, poi alla fine della fiera, come si dice, l'importante è che funzionano. Comunque sia, al tatto io vi direi che preferisco leggermente il BMS da JK. Seplos, diciamo che è un po' più, diciamo anche a livello di protezioni, ok? È un po' più, è nudo alle intemperie che ci sono dentro nel box, quindi è un po' meno, diciamo, isolato, mentre questo mi dà più sensazione di sicurezza. Vabbè ragazzi, dopo queste mie segmentali sui due BMS, poi comunque sì, li andremo a vedere, magari faccio un video che li aprirò tutte e due, aprirò, questo ormai non si può aprire, poi magari vi spiego. Questo lo andremo a aprire, vi faccio vedere appunto il suo interno come è fatto e quant'altro. Ricordo che questi due BMS sono due BMS scoppiati, poi vi farò vedere cosa è successo, c'è anche il video questo, come ci lascio le piume. E invece questo no, una cazzatina che però non lo faceva lavorare, ok? Niente ragazzi, allora, come vi dico sempre alla fine dei miei video, io spero che non mi sono divulgato, comunque sia sono andato per praterie, mi sono spiegato bene in questo video, e come sempre vi ringrazio se mi avete seguito fino a qui, ringrazio sempre tutti i ragazzi del gruppo Telegram, vi si vuole bene ragazzuoli, se volete iscrivervi iscrivetevi, se volete mettere mi piace mettete il mi piace e vi mando un super mega abbraccio, vi si vuole bene, ciao!